Siamo arrivati in uno dei posti più poetici di tutta la costa ovest di Fuerte, che è Los Molinos. Siamo in mezzo alle papere, alle oche, alle anatre. Vecchio borgo di pescatori, lo si vede dalla barca messa lì esposta, venite a vedere. E anche dalla scritta dove è rappresentato un pescatore che ora vi mostriamo. Ci saranno 15 case in tutto, non di più, e ben 2 ristoranti. Siamo a Los Molinos. Carinissimo, proprio pescatori, ormai adattato a ristoratori, anche piccolo ma delizioso. Peccato che non prenda internet e quindi dobbiamo andare via, non possiamo stare qua per la notte. c'è una partita tra 2 ore, vi ricordo solo questo. È per quello che dobbiamo andare via. Ma guardate che posticino che è questo, un borghetto in miniatura con una piccola spiaggetta, un paio di ristoranti, delizioso. Peccato che oggi non ci sia il sole, altrimenti ci saremmo fermati a fare un bagno. Questo qui è uno dei piccoli borghi marinari dei pescatori, che assomiglia vagamente anche a uno dei nostri tanti villaggi eoliani, anche quelli dei pescatori che si trovano nelle isole minori, soprattutto Filicudi, Alicudi, ed è un'immagine veramente straordinaria, bellissima. Cosa vuoi di più dalla vita, Mauretto? Posto mitico, fantastico, bellissimo. Mauro, dos cervezas e il mare. E la Bettina che non può mai mancare.
Questo posto è un'oasi naturale protetta per le anatre. Guardate quante ce ne sono lungo questo torrente che prosegue nel canyon. Ce ne sono altre di anatre, è pienissimo. Corri che viene mi padre, dice corri che viene mi padre. E come spesso ci capita, finiamo in mezzo alle feste di paese. Qui pare ci sia la festa de Sant'Andrés. C'è una sorta di processione che dura 4 giorni durante il periodo dell'Immacolata. Ora stanno arrivando con vestiti tipici, sembrano vestiti come i sardi, in bianco e nero. E poi a seguito ci sono trattori, musica e tante altre cose, ora la vedete. Comunque siamo al piccolo paesino di Las Parcelas. Gracias. Mi ha dato uno spiedino perché non mangiarlo. Bello caldo. Por aventarme los tequila y a sentirme ya rodeado de aquí. Yo no sé por qué los rayos de recuerdo. Un po' di spiedino anche a te. Sei andato da mangiare subito? C'era il carretto che faceva gli spiedini e quindi quello ho mangiato. Partita! Inter Parma. Dai, mangialo che è caldo. Lighten up, take me on your magic ring. Che seratona ieri sera, Mau. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Buongiorno. Oggi ci siamo svegliati un pochettino più tardi, ci siamo un po' ripresi
perché ieri sera abbiamo festeggiato assieme agli abitanti del paese di Las Parcelas, questo piccolo borghetto nella campagna di Fuerte, fino alle 2. Suonato, Musica. ballato, musica, quindi carinissimo, le donne in costume tradizionale, gli uomini in costume tradizionale, bellissimo, ci siamo divertiti anche noi. Vero, ci siamo divertiti parecchio, è stato piacevole anche ballare, cantare, eccetera, eccetera. Davvero bello. Ci hanno offerto la carne asada, ci hanno offerto il vino, ci hanno offerto whisky, che la Betty si è anche bevuta a Gargadella una boccata di whisky, e poi comunque delizioso, veramente queste feste di paese vere. Forse eravamo gli unici turisti, forse noi Mi sembrava proprio di sì. Questa è proprio la differenza, ricordatevelo sempre, noi non siamo turisti, noi siamo viaggiatori. Bella, bello, lasciamo con un po' di dispiacere Las Parcelas, ma il viaggio continua, abbiamo anche un paio di commissioni da fare, abbiamo finito il gas, cerchiamo di trovare il ricambio E quindi andiamo. e quindi andiamo. Via! Vai. Tell me all your dreams align. Bellissima anche quella vecchia Land pick up che avrà 50 anni, Se non di più. se non di più, veramente splendida. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feed. Vento che c'è qua a Fuerteventura, ci sono sempre tantissimi mulini e sono ben conservati. Oggi magari non si utilizzano più, sono reperti storici. Guardate che bello che è questo mulino. Mattinata dedicata a commissioni di sussistenza, di logistica. Come diciamo, il turista pensa a fare il turista e il viaggiatore vive il mondo nel quale sta viaggiando. Noi abbiamo fatto un'altra bella scoperta. L'anno scorso, quando eravamo in Spagna, abbiamo fatto sì di riuscire a prendere delle bomboloni spagnoli che si trovano in tutto il territorio spagnolo, quelli tipici della Repsol, che vengono cambiati una volta scarichi in qualsiasi distributore Repsol. Ma non tutto il territorio spagnolo utilizza questo sistema. Qui nelle isole Canarie i bomboloni di ricambio Repsol non ci sono solo quelli di un'altra compagnia petrolifera o di energia che si chiama DISA ed è esistente solo alle Canarie. Sono bombole diverse che poi una volta che torniamo in Spagna non so se vengono accettate, e quindi dobbiamo ripartire con quello che abbiamo fatto ad Antequera l'anno scorso per riuscire a recuperare la prima bombola. Abbiamo però trovato un luogo dove si ricaricano le bombole e ci ha assicurato che l'avrebbe ricaricata, ma oggi siamo in mezzo a un ponte spagnolo, era chiuso, quindi dovremo tornare i primi giorni della settimana prossima per eseguire l'operazione. So honey, if you need to cry. Finalmente col sole di oggi i colori sono molto più accesi, molto più vivi rispetto a ieri, che sembrava questo giallo ocra un po' spento. Just come share my pillow and rain, rain, go away. Siamo ad Aguas Verdes, o meglio, esattamente adesso alla Playa del Valle. Carletto l'abbiamo parcheggiato qui sulla foce di un fiume, ma pioggia non ce n'è qua, quindi stiamo abbastanza tranquilli. Andiamo in spiaggia?
andiamo alla ricerca delle piscine naturali proprio di Aguas Verdes. Ci sono diverse pozze qui dove poter fare il bagno. Siamo in una piscina naturale tra le rocce, gli scogli della costa ovest. Eccola Betty, pronta al tuffo? Lì fuori c'è l'oceano e noi siamo in queste belle vasche di acqua verde, qui riparate finché la marea rimane bassa, qui si sta benissimo. La marea si sta alzando, quindi forse è meglio che noi ce ne andiamo perché questa pozza verrà completamente sommersa dal mare. Sale nuovamente in montagna. Abbiamo lasciato Aguas Verdes perché purtroppo la connessione internet lì era inesistente, una zona molto isolata e noi purtroppo abbiamo bisogno di internet per lavorare stasera, quindi ci spostiamo, saliamo in montagna perché vogliamo raggiungere la città che era anche la vecchia capitale di Fuerteventura, che è de Tancuria. Siamo al Mirador di Morro Velosa, siamo 404 metri di altitudine e qui abbiamo una splendida vista di gran parte dell'isola di Fuerteventura, dove si nota la morfologia e tutte le montagne, i vecchi vulcani presenti su sta isola, che sono moltissimi. Le statue di Guise e Aiose, i due guerrieri canari che si opposero alle conquiste e alle invasioni normanne del 1400. Naturalmente vennero sconfitti, la tecnologia normanna era superiore, ma comunque sono ricordati come i guerrieri canari che combatterono per la difesa dell'isola.